Simone è un film del 2002 diretto da Andrew Niccol, che ne è anche il produttore, lo sceneggiatore e l'autore del soggetto, che esplora il rapporto complesso e spesso ambiguo tra realtà e finzione nell'industria cinematografica. La storia ruota attorno a Viktor Taransky, interpretato da Al Pacino, un regista di Hollywood ormai in declino, stanco delle bizzarrie delle star e dei compromessi del sistema. Quando la sua ultima attrice abbandona un progetto a cui tiene, Viktor, disperato, decide di creare Simone, acronimo per Simulation One, un'attrice completamente digitale e apparentemente perfetta, realizzata attraverso un innovativo software di simulazione. Simone diventa un fenomeno mondiale, amata dal pubblico e osannata dalla critica. Tuttavia, Viktor si rende conto di aver perso il controllo sulla sua creazione, intrappolato in un gioco di inganni sempre più complesso per nascondere la vera natura di Simone. Il film si trasforma così in una riflessione sull'ossessione del pubblico per la celebrità e sulla manipolazione della realtà nella nostra epoca digitale. Simone offre uno sguardo critico e satirico sull'industria cinematografica e sui pericoli dell'idolatria della celebrità. Il film anticipa anche temi attualissimi come la realtà virtuale, l'intelligenza artificiale e la digitalizzazione della figura umana, interrogandosi su quanto sia facile manipolare le percezioni del pubblico. La domanda centrale sembra essere: cosa succede quando non solo il talento, ma anche l'esistenza stessa di una star diventa interamente artificiale? Al Pacino offre una performance convincente, interpretando un uomo appassionato e disperato al tempo stesso. La sua interpretazione dà spessore a Viktor, un personaggio intrappolato nella sua stessa bugia, consumato dal desiderio di successo, ma al tempo stesso incapace di gestire le conseguenze delle sue azioni. Le altre interpretazioni in Simone arricchiscono il film, supportando il personaggio di Al Pacino e creando un interessante intreccio di dinamiche all'interno del mondo hollywoodiano. Catherine Keener interpreta Elaine, l'ex moglie di Viktor e capo dello studio cinematografico, nonché la produttrice del film su cui lui sta lavorando. Pragmatica, sicura di sé e critica, conferisce al film realismo e ironia e contrasta le fantasie del protagonista, ma anche svelando una sua umanità e vulnerabilità. Evan Rachel Wood è Lainey, la figlia di Viktor ed Elaine, che introduce un elemento familiare e rappresenta la nuova generazione affascinata dalla fama digitale di Simone, pur non sapendo che la star è un simulacro digitale. Con la sua spontaneità, Wood riesce a rendere Lainey un personaggio autentico e sensibile. Winona Ryder appare brevemente come Nicola Anders, l'attrice egocentrica e capricciosa che abbandona il film di Viktor spingendolo verso la creazione di Simone. La sua breve apparizione è significativa, poiché incarna l'arroganza e l'egocentrismo che spesso si attribuiscono alle celebrità. Insieme, questi personaggi delineano un ritratto satirico di Hollywood tra autenticità e apparenza e donano profondità alla narrazione. Un discorso a parte va fatto per il personaggio di Simone, che rappresenta il nucleo concettuale del film, incarnando un'attrice perfetta e completamente digitale, priva di difetti e capricci. Sebbene non sia reale, grazie all'immagine digitalizzata di Rachel Roberts, attrice reale e moglie del regista, Simone appare straordinariamente convincente, diventando una celebrità idealizzata e misteriosa. La sua bellezza artificiale e il suo vuoto interiore simboleggiano la superficialità del mondo dello spettacolo, attratto dall'apparenza e dal carisma senza sostanza. La sua esistenza digitale pone domande sull'autenticità e sul valore dell'interpretazione reale, riflettendo sull'attrazione del pubblico per le illusioni di realtà e perfezione. Gli effetti visivi in Simone sono essenziali per rendere credibile la figura digitale di Simone, permettendo al pubblico e ai personaggi del film di percepirla come reale. Il film rappresenta l'ambiente tecnologico di Viktor con schermate futuristiche rendendo la simulazione plausibile. Nonostante i limiti tecnici dell'epoca, gli effetti visivi simboleggiano la costruzione artificiale della celebrità e la fragilità della perfezione, sollevando interrogativi sull'autenticità e sul futuro della CGI e dell'intelligenza artificiale nel cinema. La colonna sonora di Simone, composta da Carter Burwell, è cruciale per creare l'atmosfera del film, evidenziando il confine tra realtà e finzione.
Con uno stile malinconico e minimalista, Burwell usa pianoforte, archi e sintetizzatori per evocare la bellezza fredda e artificiale di Simone e l'ossessione di Victor. La musica bilancia emozioni intime con toni sintetici, riflettendo il contrasto tra il desiderio di autenticità e l'artificialità della protagonista virtuale. La colonna sonora segue l'evoluzione di Simone da avatar a celebrità, aggiungendo ironia e tensione e rendendo palpabile il vuoto dietro la sua perfezione. Nonostante i temi interessanti, Simone pecca per alcune debolezze nella sceneggiatura e per il tono un po' troppo surreale, che a volte indebolisce la tensione e la serietà del tema. La satira sull'industria di Hollywood, seppur pungente, può sembrare a tratti esagerata e troppo caricaturale, facendo perdere al film parte della sua forza drammatica. Tuttavia, è innegabile quanto il film Simone anticipi i dilemmi sollevati dallo sciopero degli attori di Hollywood del 2023, riguardanti l'uso dell'intelligenza artificiale e della scansione digitale per replicare l'immagine degli attori. Gli attori temono che le loro sembianze possano essere utilizzate senza controllo e compenso, portando a una perdita di autonomia artistica e lavoro. In Simone, Victor crea un'attrice digitale perfetta e totalmente controllabile, incarnando la minaccia che gli attori di oggi percepiscono, la possibilità di essere sostituiti da figure digitali prive di autenticità. Il film riflette sul valore di questa autenticità, mostrando come una simulazione, per quanto perfetta, non possa sostituire la vera presenza umana. Questo tema risuona con la protesta degli attori del 2023, che sostengono l'insostituibilità del contributo emotivo e creativo umano. Simone diventa così un monito sui rischi della deumanizzazione nell'arte, suggerendo che una Hollywood dominata da simulazioni digitali produrrebbe un intrattenimento freddo e superficiale. In conclusione, Simone affronta in modo satirico e visionario il tema della tensione tra tecnologia e autenticità, anticipando, pur essendo del 2002, le attuali discussioni sull'intelligenza artificiale e il suo impatto sull'industria dell'intrattenimento. Il film brilla per l'interpretazione di Al Pacino, che rende credibile l'ossessione per la sua creazione digitale, e per la colonna sonora di Carter Burwell, che aggiunge profondità emotiva e ironia. Sebbene sia una satira efficace su Hollywood e sull'ossessione per l'immagine perfetta, Simone risente di un ritmo narrativo a tratti ripetitivo e di effetti visivi oggi datati. Tuttavia, nonostante alcune lacune, rimane una visione interessante per le intuizioni sul futuro della tecnologia e dell'arte, e stimolante per chi è affascinato dal rapporto tra uomo e tecnologia e per chi è incuriosito da una Hollywood sempre più dipendente dagli effetti digitali. Voto 7 su 10.